Ciao a tutti e bentornati su Segreti Turchi. È un piacere avervi qui, perché oggi tocchiamo un argomento che sta infiammando social, redazioni e soprattutto i cuori di tanti di voi. Parliamo dell'annuncio più sorprendente degli ultimi tempi, il nuovo progetto di Barbaktas. Un progetto che, da quanto abbiamo visto e intuito, trabocca di emozione e di significati personali. E per molti fan, tutto sembra convergere verso una dedica speciale, profondissima, a una persona che in tantissimi continuano a considerare la sua ispirazione più luminosa, Yağmur Yüksel. Preparatevi, perché andremo a sgranare ogni dettaglio, i segnali seminati qua e là, le teorie, le coincidenze apparenti e, naturalmente, il filo invisibile che sembra unire questi due artisti in modo così intenso e autentico. Se amate Bare Yağmur, o se semplicemente volete ascoltare una storia di passione creativa e confidenze sussurrate all'arte, questo video è per voi. E prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Segreti Turchi per non perdere nessuna novità e per far parte di questa comunità che cresce ogni giorno. Andiamo al punto. Come vi accennavo, la notizia è esplosa ovunque. Barbaktas, l'attore turco che con il suo carisma e il suo sguardo intenso ha conquistato migliaia di spettatori, ha rivelato di essere al lavoro su qualcosa di nuovo. Ma non si tratta del solito progetto. Fin dalle prime indiscrezioni, dalle micromomenti condivisi sui social e perfino dalla cura con cui ha accompagnato l'annuncio, è emersa la sensazione di un'opera nata dal profondo, quasi uno sfogo creativo che non poteva più restare taciuto. E qui entra in scena il nome che risuona forte, Yağmur Yüksel. Chi segue la vita professionale di Bare Yağmur lo sa bene, il loro rapporto, sin dai tempi del successo di Kancık e Clery, è stato un magnete per l'attenzione di pubblico e stampa. La loro chimica sul set ha attraversato lo schermo con una naturalezza disarmante, trasformando i personaggi in un simbolo di passione e resilienza che ha superato la finzione. Oggi non formano una coppia dichiarata nella vita privata, ma il rispetto, l'affetto e quella stima reciproca che si percepisce in ogni sguardo durante le interviste sembrano inalterati. E questo nuovo lavoro di Bar, per molti, potrebbe essere la prova tangibile di un sentimento che non ha bisogno di etichette per farsi sentire. Cosa sappiamo, dunque? Ufficialmente, poco. E proprio per questo l'attesa cresce. Ma chi ha osservato con attenzione le ultime apparizioni di Bar e le sue storie su Instagram ha scorto lampi preziosi. Un quaderno ruvido appoggiato su un piano, righe di testo cancellate e riscritte, una stanza buia con un microfono e una vecchia chitarra, una playlist in sottofondo che mescola melodia turca e suggestioni internazionali. Non è l'anteprima di una serie televisiva e non è un set di riprese, sembra piuttosto un laboratorio poetico. Un luogo in cui le parole cercano una melodia, o la melodia cerca la parola giusta per raccontare qualcosa che ha lasciato un segno profondo. E qui arriva la parte che fa palpitare i fan, da più parti si mormora che il progetto sia musicale, o comunque un lavoro ibrido in cui musica, spoken word e immagini si intrecciano. Un ciclo di brani? Una colonna sonora per qualcosa che arriverà dopo? O persino una raccolta di poesie sonorizzate, in cui ogni traccia racconta un frammento di una stessa storia? La voce che rimbalza con più forza è questa, sarebbe una dedica a Yağmur. Pensateci un secondo. Bar, noto per la sua intensità in ogni ruolo, che decide di canalizzare la stessa energia in un atto creativo nato dal cuore, ispirato da una donna che ha segnato la sua traiettoria personale e artistica. Se fosse vero, quale profondità potrebbe avere un'opera così? Chi ama questa coppia? Chi sogna ancora di rivederli insieme o semplicemente conserva un affetto sincero per ciò che hanno regalato al pubblico, sta vivendo giorni colmi di entusiasmo. Molti hanno notato dettagli non casuali, frasi sfuggite in interviste in cui Bar parla di una musa che mi ha insegnato a respirare più lentamente. Un boomerang in studio in cui compare un fiore secco tra le pagine, come a custodire un ricordo, una breve ripresa delle sue mani mentre sfogliano note con titoli evocativi, e quelle rare volte in cui pronuncia la parola gratitudine con una luce diversa negli occhi. Non sembra un'operazione pianificata per la carriera, pare un atto d'amore verso la vita, la confessione elegante di chi riconosce il valore delle persone che ha incontrato. La connessione con Yağmur non è un'ipotesi buttata lì.
I principali siti di spettacolo e diverse pagine turche seguite da addetti ai lavori hanno raccolto testimonianze, indirette e cucito indizi. C'è chi sostiene di aver sentito Bar definire questo progetto il più personale che abbia mai immaginato e di averlo sentito usare il termine musa o parlando dell'origine delle idee. Musa, una parola che non usa chiunque, e che per tanti ha un solo significato quando a pronunciarla è lui. E poi c'è il profilo pubblico di Yağmur, attrice amatissima, ma anche donna sensibile alla poesia, al design, al linguaggio dei dettagli. Non stupirebbe che Bar, conoscendo e ammirando quelle sfumature, abbia scelto di racchiuderle in un'opera. Pensate alla nostalgia che una dedica simile potrebbe risvegliare. Kancicekleri è diventato un fenomeno, e la storia di Baran e Dilan ha fatto battere il cuore a milioni di persone. La scintilla tra Bar e Yağmur era percepibile, reale al punto da far dimenticare la distanza tra copione e verità. Che oggi Bar voglia firmare un progetto intimo, con il potere di riportare a galla quello stesso respiro condiviso, sarebbe come un inchino elegante a un passato che ha segnato entrambi, sul lavoro e dentro l'anima. Un riconoscimento dell'influenza positiva che una persona può avere sulla strada di un'altra, al di là di tutto. Non è la prima volta che Bar sfiora il mondo della musica. Chi lo segue ricorda il suo rapporto con il ritmo, con la voce, con quell'istinto che ti porta a picchiettare le dita sul tavolo quando un'idea sta per nascere. Se a tutto questo sommate il modo in cui gli si illumina il volto quando gli chiedono da dove viene l'ispirazione. Il tremolio quasi impercettibile che tradisce emozione mentre evita di fare nomi, viene naturale pensare che al centro di tutto ci sia lei. La dedica, se confermata, parlerebbe del suo modo di crescere. Artista e uomo che non ha paura di onorare ciò che è stato, di custodire la bellezza degli incontri, di trasformare i ricordi in qualcosa che altri possano sentire sulla pelle. E per Yağmur, se davvero questo lavoro le fosse rivolto, che regalo sarebbe? Pensateci, qualcuno che ha condiviso con te un tratto di strada irripetibile, che ti ha visto nei giorni di luce e in quelli più difficili, decide di tradurre quell'esperienza in un'opera personale, quasi un diario in musica. Non è un gesto pubblicitario, è una carezza che dura nel tempo. È dire la tua presenza ha lasciato un segno che merita di essere scolpito in qualcosa che vive. È un grazie che non ha bisogno di grandi parole. È chiaro, il mondo dello spettacolo ama le curve improvvise. Potrebbe esserci un colpo di scena, un diverso significato, una sfumatura che ancora ci sfugge. Ma basandoci su ciò che è emerso, sugli indizi lasciati da Bar e sulla connessione indiscutibile che lo unisce a Yağmur, l'idea di un progetto dedicato a lei è quella che suona più forte, e probabilmente la più emozionante per tanti di voi. I lavori nati dall'emozione e dalla memoria sono quelli che arrivano più lontano, perché dietro ogni verso, ogni riff, ogni respiro registrato c'è una storia vera, un sentimento che non si può simulare. E Bar, che in scena ha sempre saputo vibrare, sembra pronto ad aprire un'altra porta, a mostrare il lato più nudo della sua creatività per onorare chi gli ha lasciato un'impronta indelebile. Cosa possiamo aspettarci, concretamente? Se si tratta di musica, sarà un album completo, un episodio, un singolo che anticipa un progetto visivo? I testi saranno in turco, in inglese, o magari un mix pensato per gli spettatori internazionali che li seguono con devozione. E se invece fosse una colonna sonora per un lavoro futuro, qualcosa che vede lo schermo e l'audio fondersi in un unico abbraccio? Sono tante le domande, e l'attesa cresce giorno dopo giorno. L'unica certezza è che questo progetto non è uno fra molti, è un evento carico di significato, romanticismo, tenerezza e ammirazione, con un nome che ritorna come un ritornello, Yağmur Yüksel. Notizie come questa ci ricordano perché amiamo questo mondo. Non soltanto per ciò che accade davanti alla camera, ma per le persone reali che stanno dietro, per ciò che le anima, per le connessioni che vanno oltre la finzione. La storia di Bar e del suo possibile lavoro dedicato a Yağmur rientra in quelle che ti fanno credere nella bellezza dell'ispirazione, nella potenza dell'arte di farsi ponte tra ciò che è stato e ciò che potrà essere. È come se un capitolo che credevamo chiuso decidesse di regalarci una postilla luminosa, una nota a margine capace di cambiare il senso dell'intero libro. C'è poi un altro dettaglio che molti fan hanno colto, in una diretta recente.
Una domanda su quali oggetti lo accompagnino quando scrive ha strappato a Bar un sorriso pieno di sottintesi. Ha menzionato una foto riposta nel portafoglio, una Polaroid consumata ai bordi, e una frase sottolineata in un libro di poesia. Non ha detto altro. Non ne aveva bisogno. La scena, silenziosa e breve, è bastata a scatenare interpretazioni. Forse non avremo mai conferme su ogni particolare, ma a volte la verità si riconosce dal modo in cui rende più calda l'aria nella stanza. Intanto, in molti hanno ricordato come Yamur stessa abbia spesso parlato dell'arte come di un luogo in cui la vita trova forma. In passato ha condiviso scatti di taccuini, stanze di lettura, esposizioni. La sua sensibilità, discreta e precisa, funge da contrappunto perfetto alla forza magnetica di Bar. E se è vero che le opere più sincere nascono dall'incontro tra prospettive, allora non sorprende che lui abbia voluto costruire qualcosa che porti le tracce della loro stessa alchimia. Ci chiedete spesso se ci sia la possibilità di vederli tornare insieme sullo schermo. Al momento, nessuna conferma ufficiale. Ma il solo fatto che se ne parli, che esista un progetto carico di sottintesi e parole non dette, tiene vivo un desiderio collettivo che dice molto sull'impatto che hanno avuto come coppia artistica. Che arrivi o no una nuova collaborazione, questa possibile dedica suona come un ponte che li ricongiunge in un luogo più alto, quello della memoria condivisa. Ora la domanda è: quanto dovremo aspettare? Alcuni credono che stia preparando un'uscita a sorpresa, magari con un breve video ad accompagnarla. Altri pensano a un rilascio scaglionato, prima un assaggio, poi un brano, infine l'opera intera. E c'è chi, giustamente, si chiede in che lingua ascolteremmo queste parole. La dimensione internazionale del loro seguito renderebbe plausibile l'uso dell'inglese, ma il turco ha una musicalità e una profondità affettiva che potrebbero essere insostituibili per un lavoro così intimo. Forse, come spesso accade, la risposta sarà in un equilibrio inaspettato. Qualunque cosa stia per arrivare, l'impressione dominante è che Bar abbia scelto di parlare non solo al pubblico, ma a una persona precisa. Anche quando il messaggio è universale, lo si percepisce, è stato scritto guardando un volto, ricordando una voce, riascoltando un passo che si allontana in un corridoio di set. Quando il Chuck ha già detto stop è in questi dettagli che l'arte trova casa, e forse è per questo che tutti ne sono così colpiti. Perché dietro l'attore c'è un uomo che impara a nominare i propri sentimenti senza urlare. In chiusura, riepiloghiamo ciò che abbiamo attraversato insieme. Bar Baktas ha in cantiere un progetto che, a giudicare dai segnali, è intimo, artistico e diverso dalle sue consuetudini. Potrebbe trattarsi di musica o di una forma ibrida tra suono, testo e immagine. Le tracce disseminate, dalle notti in studio al quaderno vissuto, dal sorriso sulle parole giuste agli sguardi che non mentono, conducono a una sola ipotesi, una dedica a Yamur Yüksel. Per lui, una dichiarazione di maturità artistica e affettiva, per lei, un dono che vale più di 1000 fiori recisi. Per i fan, un invito a ricordare che Kancic e Clary non è stata solo una serie, ma la dimostrazione di quanto due sensibilità possano cambiare la temperatura di una stanza. Adesso tocca a voi. Cosa pensate di tutto questo? Vi convince l'idea che il progetto sia realmente un tributo a Yamur? In che forma lo immaginate, e che cosa vorreste ascoltare se poteste scegliere un tema, una lingua, un'immagine da tenere stretta? Scriveteci nei commenti qui sotto, leggiamo sempre, e le vostre teorie rendono questa comunità viva e unica. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi ama Bar e Yamur tanto quanto voi, e soprattutto ricordate di iscrivervi a Segreti Turchi e di attivare la campanella, ogni volta che esce un indizio. Vogliamo essere i primi a raccontarvelo. Ci vediamo presto con nuovi approfondimenti e nuove storie dal mondo dello spettacolo, dove l'arte continua a sorprenderci proprio quando abbassiamo la guardia. Un abbraccio grande e grazie per essere stati con noi.